Bentornati alla mia ciurma e benvenuti ai nuovi piratini. Questo è Oscar Code, un nuovo episodio di Cyberdeep e oggi parliamo di una cosa che a me interessa abbastanza da developer e dovrebbe interessare anche a tutti. Il Google I.O. 2026 tenutosi ieri. Allora ne parliamo perché, come sapete, il Google I.O. si svolge in America, è una conferenza di Google dove presentano nuove funzionalità e nuovi dispositivi, eccetera. È in inglese prevalentemente e quindi qua su questo canale ne parliamo in italiano, facciamo una breve traduzione, facciamo una breve descrizione di tutto quello presentato e ne parliamo un pochettino apertamente, perché quest'anno Google ha fatto una cosa molto grossa. Sta provando a trasformare Gemini o Gemini, come si può in italiano, Gemini è più bello da pronunciare, da semplice chatbot a un sistema operativo invisibile della nostra vita digitale. Gemini non è più solo una chat separata, è uno strato che si infiltra ovunque, in Google Search, in Android, in Chrome, dentro Workspace, su YouTube e perfino nei nuovi occhiali XR di cui poi parleremo. In questo video vediamo insieme tutte le novità più importanti di Google I.O. 2026, con un focus speciale sulla nuova interfaccia di Gemini, sugli agenti sempre attivi come Spark e Daily Brief e su cosa significa tutto questo per noi utenti e per noi sviluppatori. Ora, qualcuno in Google mi dovrà spiegare perché hanno scelto nomi alle funzionalità così strani, tipo Nano Banana, ma anche Gemini stesso o altri. Insomma, c'è Flow anche, di cui parleremo. Allora, ora sigla del Cyberdeep e poi parliamo del Google I.O. 2026 tenutosi in America. Benvenuti su Oscar Code. Questa è Cyberdeep, la serie dove approfondiamo i temi più interessanti, dai nostri shorts alle storie di interesse pubblico più amate. Iscriviti al canale per supportarmi, mettetevi comodi, il video sta per iniziare. Allora, facciamo un passo indietro. Negli ultimi anni tutte le big tech hanno messo l'intelligenza artificiale in ogni prodotto, a volte quasi anche a caso. Io ho per esempio degli IDE che uso per fare codici in cui c'è l'intelligenza artificiale e la devo sempre disattivare perché sennò voglio dire, sto scrivendo un codice, qualcosa, lui me lo autocompleta, ma me lo autocompleta sbagliando, non facendo quello che voglio io, e quindi è frustrante quando ti fa questa cosa, quindi devi cancellare e poi riscrivere. È abbastanza frustrante, l'intelligenza artificiale ovunque. Però vediamo perché Google con I.O. 2026 fa una cosa un po' diversa. Parla chiaramente di era agentica, cioè un mondo in cui non interagiamo solo con modelli che rispondono, ma con agenti che eseguono task complessi al posto nostro. Nel blog ufficiale dedicato a I.O., Google descrive Gemini come il cuore di una nuova generazione di agenti che possono orchestrare workflow lunghi, usare tool, scrivere codice, connettersi a servizi e lavorare in background. Un'analisi italiana lo definisce il sistema operativo invisibile, che collega Search, Android, Chrome, Workspace, YouTube, XR e Cloud. Non è più un prodotto a sé, è l'architettura che governa tutto. La differenza è questa: prima avevamo un chatbot, una stanza separata, c'entravi, facevi una domanda e fine. Ora la gente esce dalla stanza, attraversa tutte le altre stanze, le app, le schede del browser, i documenti, confronta le informazioni, agisce e ti porta un risultato pronto o addirittura un'azione completata. Partiamo dai motori sotto il cofano, e questa è la parte anche molto interessante, perché c'è il nuovo Gemini 3.5 Flash. Google appunto ha annunciato la serie Gemini 3.5 e al centro c'è Gemini 3.5 Flash, il modello pensato per agenti, coding e task complessi, ma con un occhio alla velocità e ai costi. Secondo i benchmark mostrati da Google, il 3.5 Flash supera il precedente Gemini 3.1 Pro in coding e in performance agentiche, pur essendo più rapido e più efficiente. È un modello multimodale, capisce testo, immagini, audio, video e può lavorare con contesti enormi, fino circa a 1 milione di token in input, ideale per analisi di grandi documenti o di log. Lo ritroviamo dovunque, nella Gemini app, in Search, in Antigravity 2.0 e via API per gli sviluppatori. Poi c'è Gemini Omni, il nuovo
Gemini Omni. L'altro pezzo forte è appunto Gemini Omni, un modello progettato per creare contenuti a partire da qualsiasi input, testo, immagini e video. Tra l'altro l'hanno nominato un po' a cavolo Omni, no è bello il nome perché comunque l'iniziale è il mio stesso nome Oscar, Omni, bello. Questo nome è bello, bravi Google. Durante l'I.O. Google infatti ha mostrato le capacità di generare video realistici partendo da prompt misti, modificando sfondi, applicando effetti, usando template e perfino inserendo un avatar digitale che ti assomiglia e parla con la tua voce, quello che io ho provato, se vedete i miei short, facendolo con alcuni servizi. In anteprima, Omni viene reso disponibile negli abbonamenti Google AI Plus Pro e Ultra, dentro l'app Gemini e in Google Flow, e in forma limitata anche su YouTube Shorts e sull'app YouTube Create. Ora arriviamo alla parte più visibile di tutti, la nuova user interface di Gemini, perché hanno anche creato questa nuova UI interessante da vedere. Quindi all'I.O. del 2026 Google presenta un redesign completo basato su un design language chiamato Neural Expressive. Cosa significa in pratica? Animazioni molto più fluide, colori più vividi e sfondi dinamici con gradienti pulsanti, nuova tipografia e feedback aptico sui pulsanti, soprattutto sul mobile. La home dell'app cambia completamente. C'è una casella di prompt a forma di pillola al centro, a destra il pulsante Gemini Live e un pulsante più che apre un pannello dal basso con scorciatoie a foto, camera e immagini recenti, oltre a file, drive, notebooks e altri upload. Sotto trovi una lista di tools integrati nel flusso della chat, quindi abbiamo image, videos e music. C'è anche la musica di novità. Google Gemini può creare anche musica. Poi c'è Canvas, quello che abbiamo visto nel nostro video, lo metto qua da qualche parte, per creare codice. Deep Research, quindi la ricerca approfondita anche. Poi c'è Guided Learning e altri strumenti creativi di studio. Le risposte non sono più muri di testo. Google riorganizza il layout per mettere le info essenziali in alto, spesso in evidenza, e usa immagini, grafici e perfino brevi video narrati per spiegare concetti complessi. È una user experience pensata per far leggere meno testo, ma per capire di più. La modalità Gemini Live è integrata in modo più naturale. Puoi passare da testo a voce in un attimo, con una pillola centrale che mostra l'onda sonora e i pulsanti per video, mute, screen sharing, eccetera. E arriveranno anche nuovi accenti regionali. Questo redesign Neural Expressive viene distribuito sulla Gemini App per Android, iOS e anche web. Quindi cambierà l'esperienza per praticamente chiunque usi Gemini. Ora iniziamo a parlare di accenti veri e propri. C'è Gemini Spark, nuovo. Google introduce Gemini Spark, definito come un agente personale 24/7. Funziona così: Spark gira su infrastruttura dedicata in cloud basata su Gemini 3.5 e può lavorare in background sui tuoi task digitali mentre tu fai altro. Possiamo vedere gli esempi concreti che Google ha citato. Per esempio, puoi controllare ogni mese i tuoi estratti conto per trovare abbonamenti nascosti o spese sospette. Puoi leggere le email di lavoro e generare un report con i punti chiave e le azioni da fare. Può prendere note da chat e documenti, creare un documento in Docs e poi preparare anche la bozza di una mail pronta da inviare. Spark si integra con Workspace, Gmail, Docs, Sheet e Slides, e con servizi terzi come Canva, OpenTable, Instacart, e può accedere anche a file locali su macOS tramite l'app di Gemini. Per ora è in rollout a tester e agli abbonati Google AI Ultra negli Stati Uniti, ma è chiaro che l'obiettivo è renderlo uno strumento sempre più centrale. Poi c'è Daily Brief, un altro agente pensato come riassunto intelligente della tua giornata. Se attivi la funzione, Gemini raccoglie informazioni da Gmail, Calendar e altre app collegate e genera un pannello con la panoramica degli impegni, le mail importanti in arrivo, le attività da completare
ordinate in base ai tuoi obiettivi. Puoi dare feedback con thumbs up o thumbs down, insomma, pollice su, pollice giù, per addestrarlo sui tuoi criteri di priorità. E Daily Brief ti propone anche i prossimi passi suggeriti. Non è un semplice elenco passivo, è disponibile da subito negli USA per gli abbonati Google AI Plus, Pro e Ultra. Poi c'è anche una delle funzionalità più attese, che è Google Search con AI Mode. Uno dei cambiamenti più grossi è in Google Search, infatti. Google parla del più grande aggiornamento degli ultimi 25 anni, con l'introduzione di una AI Mode alimentata da Gemini 3.5 Flash. È disponibile per oltre 1 miliardo di utenti mensili. La casella di ricerca diventa una Intelligent Search Box. Puoi fare domande molto complesse, puoi ottenere risposte già sintetizzate e puoi vedere contenuti generativi che spiegano visivamente certi concetti, ad esempio video o grafici che illustrano fenomeni scientifici come i buchi neri. Google parla di Generative User Interface. L'interfaccia dei risultati non è fissa, cambia layout e forma in base al tipo di domanda, combinando link tradizionali e contenuti generati. Poi c'è anche la parte Android 17, il nuovo sistema operativo di quest'anno, e XR. Android rimane fondamentale, ma con un focus molto più AI-centrico. Con Android 17 Aluminium, così questo è il nome in codice, Google punta su una migliore gestione dei permessi e un'interfaccia più fluida e un sistema dove l'intelligenza artificiale è integrata nel core dell'OS, del sistema operativo. Già durante l'Android Show, prima dell'I.O., hanno mostrato nuove funzioni come widget generativi e automazioni basate su Gemini, e queste vengono riprese alla conferenza come parte della visione più ampia. L'idea è spostare sempre più capacità on device su telefoni compatibili per migliorare privacy e reattività. Quindi l'idea è quella di portare l'AI nel device e non più come strumento cloud tramite API. Sul fronte XR, Google mostra occhiali basati su Android XR. Gli occhiali sfruttano Gemini per sovrapporre informazioni al mondo reale. E in demo hanno fatto vedere anche interazioni di scena dove gli occhiali reagiscono a ciò che la camera vede, fino a scegliere la musica d'entrata per il presentatore. Su Google Workspace invece Gemini va ancora più in profondità. Chat conversazionali in Docs, Sheets e Gmail, funzioni per scrivere, riassumere, riorganizzare informazioni e l'uso della voce per dettare e far eseguire task direttamente all'intelligenza artificiale. In YouTube Google continua a spingere sull'intelligenza artificiale con funzioni come Ask YouTube, che ti permette di fare domande sui contenuti dei video, e con l'integrazione di modelli come Veo e Lyria per generazione e manipolazione di audio e video. Ora una parte un po' più tech, che secondo me su questo canale ha molto senso. Dal punto di vista degli sviluppatori, il post sul Developer Keynote è densissimo. Il cuore è la coppiata Gemini 3.5 più Antigravity 2.0, descritta da Google come piattaforma Agent First, per costruire e orchestrare agenti con nuove capacità di sandboxing, masking delle credenziali e policy JIT rinforzate. Dentro Google AI Studio puoi fare VB coding di app Android in Kotlin e poi deployarle su Cloud Run, integrarle con Firebase e infine esportare il progetto su Antigravity per sviluppo e produzione. Arrivano i Managed Agents. Invece di gestire tu l'infrastruttura, Google ti dà agenti preconfigurati esposti via una singola API, con sandbox remota, già pronta per eseguire codice, usare tool e orchestrare workflow. Sul front Android c'è un nuovo CLI che permette agli agenti di interagire direttamente con Android Studio, scaricare SDK, eseguire app su device e automatizzare task di sviluppo. C'è un Migration Agent in Android Studio che può convertire progetti React Native, Web o iOS in app Kotlin native, trasformando migrazioni da settimane a ore, almeno nelle promesse di Google. Per il web invece Google introduce WebMCP, uno standard proposto che permette di esporre tool strutturati, funzioni JavaScript, form HTML, agenti nel browser, in modo che possano eseguire task complessi in modo più affidabile e preciso.
Modern Web Guidance, un set di skill per agenti che scrivono codice web con best practice su performance, accessibilità e sicurezza integrato con baseline. E Chrome DevTools for Agents, che porta le capacità di DevTools agli agenti per automatizzare auditing, debugging, emulazione di scenari reali o ottimizzazioni. Infine, la nuova API HTML in Canvas ti permette di integrare elementi DOM veri dentro un canvas WebGL o WebGPU. Così puoi creare esperienze 3D immersive senza rinunciare a accessibilità, indicizzazione e interattività nativa del browser. Bene, chiudiamo con una riflessione un po' più cyber deep, diciamo. Quello che vediamo a Google I.O. 2026 è una ricostruzione dell'ecosistema Google intorno all'AI. Gemini non è una feature, è il nuovo livello di astrazione sopra tutto il resto. Search, Android, Workspace, YouTube, XR e gli strumenti per gli sviluppatori convergono verso lo stesso punto a far sì che un agente interpreti i nostri obiettivi, navighi tra i dati e servizi, prenda decisioni ed agisca. Da un lato è affascinante, meno lavoro ripetitivo, più automazione, possibilità di avere un assistente che davvero lavora per noi in background, dal controllo delle spese alla gestione delle mail fino alla scrittura del codice. Dall'altro la domanda è: quanto controllo manteniamo? Google dal canto suo parla di sandbox policy, standard aperti come Web MCP, API Agent First e strumenti per il dev. Il messaggio è: fidatevi, stiamo costruendo una piattaforma potente ma sicura. Ma la responsabilità di come usare questi strumenti e di quanto affidarci a un sistema operativo invisibile che decide il posto nostro resta comunque anche nostra. Quindi abbiamo molta responsabilità in quello che faranno poi gli agenti, questo tipo di intelligenza artificiale. Io sono curioso di sapere cosa ne pensate voi. Vedete questi agenti come una liberazione? Meno cose noiose, più spazio per la creatività, eccetera? O come un ulteriore strato opaco tra noi e la tecnologia? Scrivetemi nei commenti cosa vi ha colpito di più di Google I.O. 2026, anche perché per chi sa l'inglese, per chi sa l'italiano si baserà sulle traduzioni, sulle varie traduzioni o sulle sintesi come questa, in questo canale. Credo di aver fatto una buona sintesi, di aver coperto tutti gli argomenti di cui ha parlato Google nel suo evento Google I.O. 2026. Se volete un approfondimento un po' più dedicato, per esempio solo su Spark, sulla nuova interfaccia di Gemini o sugli strumenti per gli sviluppatori come Antigravity o altri, con Flow, su Omni, eccetera, scrivetemelo anche questo nei commenti, lo facciamo. Io vi consiglio anche di provare Flow se avete Google AI Pro, perché potete creare video tramite prompt, insomma, e potete fare delle scene oltre agli 8 secondi di quello che vi dà Gemini nella sua app, perché Gemini vi può far creare dei video fino a 8 secondi, invece Flow vi fa delle scene che durano fino anche oltre gli 8 secondi. Vi riprende la scena e continua la scena. In più, se avete Google AI Pro, con Gemini potete creare 3 video al giorno più o meno, mentre in Flow avrete 1000 crediti al mese per creare i vostri video. Quindi è anche interessante usare Flow e spendere in modo completo il vostro abbonamento. Io sono Oscar, questo era Cyber Deep su Google I.O. 2026 e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao ciurma, ciao a tutti, grazie, iscrivetevi perché ci serve per crescere e vi rimando al prossimo video. Vi ricordo sabato, probabilmente sabato, dovrebbe essere sabato se riesco, c'è il nuovo documentario sui pirati, sui piratini come noi. Ciao ragazzi, ciao, alla prossima.